Negli ultimi anni vediamo sempre di più microfoni in video, youtuber, streamer, moltissimi content creator sono sempre alla ricerca di un prodotto dal suono professionale e dal look esclusivo. E questo microfono ha il pacchetto completo. Bentornate bestie sexy, qua Luca De Pazzi con una nuova recensione su questo microfono che avete visto nell'intro. Fine K658, un microfono con luci RGB, un microfono dinamico con questa manopola che ci permette di regolare, controllare l'audio in entrata e anche un tastino dietro per spegnere o accendere le luci RGB. A chi è indirizzato questo microfono per partire? È indirizzato chiaramente a una fascia particolare che è prevalentemente per streamer e gamer. Se siete appassionati di queste cose, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e spaccare il tasto like se alla fine il video vi è piaciuto. Come sempre, per chi è regolare del canale ovviamente sa già come mi comporto in queste recensioni di microfoni, ma lo ripeto anche per chi è nuovo. Andremo a fare dei test. Questo è già un test di parlata normale, ma faremo dopo un confronto con un microfono sempre di Fine, sempre USB, però a condensatore, che è un microfono che ho già recensito in un altro video, è il K690. Faremo dei test anche con diverse tastiere, tra cui questa che è la Logitech MX Keys e una Razer Huntsman Elite, e poi andremo in conclusione con alcune considerazioni, ok? Vi dirò quali sono i pro, quali sono i contro, cosa ne penso, se lo utilizzerò di più, per cosa lo utilizzerò, insomma diverse cose. Quindi allacciatevi le cinture e si parte. Il microfono molto semplicemente si presenta come avete visto nel box, dovete semplicemente attaccare la presa USB e tutto va per la meglio. Questo sia su Mac sia su Windows, è la stessa identica cosa. Una volta fatto quello si accenderanno le luci, dovete sistemare e controllare quello che è il gain, questa manopolina qua davanti, e io mi sono trovato abbastanza bene con un 50%, 60% circa. Partiamo subito con quello che è il test tastiera, quindi partiamo con la Logitech MX Keys per poi passare alla tastiera meccanica con switch ottici lineari di Razer. Stiamo testando questo microfono Fine con tastiera Logitech MX Keys, sto digitando tasti a caso per farvi capire, per capire quanto prende del rumore proveniente dalla tastiera. Adesso starò zitto e digiterò solo tasti. Ma passiamo a qualcosa di più rumoroso. Tastiera meccanica di Razer con switch lineari ottici rossi di Razer e andiamo a fare un test con la stessa cosa. Stiamo digitando tasti mentre parliamo. Questa è una Razer Huntsman Tournament Edition. Sentiamo quanto prende dalla tastiera mentre sto parlando e sentiamo quanto prende dalla tastiera mentre sto zitto. Ho appena riascoltato l'audio, ma una cosa che mi ha infastidito parecchio, a parte il fatto che le tastiere veramente si sentono davvero poco, quindi fa veramente un buon lavoro a ridurre i rumori ambientali, però questo, il pop filter, mi ha un po' deluso, perché parlando tutte le P erano molto prese e dalla fattura, da tutta la struttura, questo microfono veramente sembra molto più costoso di 100 euro, 110 euro. E dopo vi metto comunque tutti i link in descrizione se lo volete acquistare. Ha veramente una struttura ottima, veramente ottima, che non ci si aspetta. Però appunto questo è strano perché obiettivamente non è brutto. Adesso voglio fare un test con un pop filter notoriamente funzionante, un bel pop filter che è quello di Shure. È il pop filter che viene dato in dotazione con Shure, quello un po' più ciccione. È abnorme, ma sentite che il pop, le esplosioni diciamo di queste lettere sono molto più attenuate da un pop filter, da un antivento, chiamatelo come volete, fatto bene. E come sempre torna il nostro postino dello scioglilingua con la P, ma ragazzi mi raccomando, quando usate un microfono non state mai proprio sul microfono, ma cercate di angolarlo. Per la resa giusta di questo test parleremo in questa maniera, quindi sono circa 30 gradi, 45-30 gradi rispetto al pick up del microfono, ok? Are you ready? Alright. Oh postino che porti la posta, dimmi postino che posta portasti. Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio. Il papa pesa e pesta il pepe a Pisa, Pisa pesa e peste...
Non ce la posso fare. Il Papa pesa e pesta il pepe a Pisa. Pisa pesa e pesta il pepe al Papa. Con la tazza un mezzo pazzo vota il pozzo del palazzo. A parte il mio essere pirla, rimanendo in P, non è malissimo, però dà qualche piccolo problema di P, onestamente. E stavo appunto riascoltando parte dell'audio ancora di prima e questo qua, e non è super ottimale, però ci si può passare sopra. Ok, ho messo le cuffie, ragazzi, e devo dire che il monitoraggio, ovviamente ho collegato il mio cavo delle cuffie sotto il microfono e sto monitorando il suono, quindi sento la mia voce, è clamorosamente buono. C'è un monitoraggio veramente ben fatto, senza latenza, davvero ottimo. E una cosa anche che voglio farvi notare è il pick up, quindi come va a prendere il suono questo microfono. Ok, questo è come il microfono prende il segnale audio, come dovrebbe essere, quindi come dovrebbe essere posizionato questo microfono. Se io lo sposto, vedete che va automaticamente a ridurre tanto il volume. Più sono all'opposto di quello che è il pick up, più il rumore verrà cancellato. Quindi adesso l'audio è veramente, sì, ovviamente potete sentirmi, ma veramente, incredibilmente, va a ridurre tantissimo di quello che è il volume, che non deve esserci di fatto, no? Questa è una cosa buona. Ma adesso andremo a fare un confronto tra quello che è il K690, che è un altro microfono che ho recensito sempre di Fine Fine, e il K658. Comparirà qua il nostro nuovo microfono. Eccolo qua, perfetto. Allora, questo è un microfono a condensatore, quindi non è obbligatorio tenerlo vicino, ma per un test fatto discretamente bene, per quanto ovviamente bisognerebbe considerare diversi gain, altre opzioni, ma ve lo faccio diciamo un po' alla spartana, ma è per farvi capire quello che farete normalmente se comprerete questi microfoni per fare live streaming o niente di super professionale. Lo metteremo alla stessa medesima distanza dalla mia bocca. Ok, perfetto, andiamo avanti nella prova test. Prima cosa che faremo è andare a sistemare quello che è il gain qua dietro e lo metteremo al 25, perché più o meno corrisponde a un livello giusto e corretto per entrare nella famosa zona gialla del parlato, a pelo con la zona rossa. Ok, andiamo a fare il test. Questo è un test di confronto tra due microfoni Fine Fine. Il primo è K658 e il secondo qua di fianco a me è il K690. La distanza è la stessa, medesima, e sto facendo un test. Prova su K658, prova su K690. Pro e contro. Ok, pro ha sicuramente la cosa RGB, può piacere, non piacere, se non vi piace potete toglierla, però se la togliete perde un po' di senso magari pagare quegli extra. La shock mount è un pro, nel senso che è veramente funzionale, ma non mi fa impazzire. Però se lo sistemate così come ce l'ho io, non si vede, perché se io la alzo è veramente ingombrante, sembra quasi un'astronave averla qua. Con anche la RGB ha una bella scena, una buona presenza, no? Il volume, il microfono, come suona la voce mi piace molto. Il fatto che c'è un gain controllabile qua davanti è molto meglio che una regolazione del volume di monitoring. È tutto touch sensitive, che è una cosa che ammiro tantissimo, perché mi ero lamentato già con questo, che ha questo bottone cliccabile. In generale sui microfoni questo tocco non crea disturbo in audio e io adoro questa cosa. Stessa cosa vale per le luci. In contro invece ha un pop filter che non mi fa impazzire, in realtà non mi piace proprio, prende troppi plosive, troppi P, troppe B. Servirebbe un windscreen, quindi qualcosa davanti che blocchi l'aria fondamentalmente. Non mi piace come gestisce la prossimità, come vedete non mi fa impazzire. Un microfono che però mi ha sorpreso in quanto resa audio di voce, soprattutto perché io non suono, non ho strumenti per farvi vedere, ma soprattutto diciamo i bassi e gli alti sono gestiti bene, secondo me, equilibrati bene, e le frequenze medie sono gestite anch'esse molto molto bene. Mi piace come la mia voce suona, l'ho sentita, la sto sentendo in monitoring, è davvero, mi piace. Quindi lo consiglio in definitiva questo microfono, sì e no, come sempre ovviamente, ma non sarò vago, vi dico per chi è consigliato e per chi assolutamente non è consigliato. Allora, se siete voi alla ricerca di un microfono che sia dinamico, che abbia un suono bello come questo, ma che abbia un software abbinato, non è per voi. Cioè, questo microfono è plug and play, attaccate e va. Se invece siete alla ricerca di un microfono non necessariamente con un software abbinato, ma pensate di poter mettere, non so, dei filtri OBS, dei plugin per esempio, per gestire gli audio
diversamente, quindi microfono da cuffie, da eccetera, cosa che ormai danno con qualsiasi microfono, Razer, Elgato eccetera, questo potrebbe essere un validissimo microfono perché è una buona via di mezzo e si sente obiettivamente la differenza in qualità audio da un microfono magari da 50 euro. Quindi se diciamo lo step è 50 oppure 250 per un MV7, che diciamo è forse il top dell'USB, questo si posiziona in una valida via di mezzo che vi dà anche un'estetica veramente bella. Detto questo, ragazzi, ringrazio assolutamente Fine per avermi mandato questo microfono. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto il video non dimenticate di spaccare il tasto like, mettere un bel mi piace appunto, o iscrivervi al canale, cioè potete fare anche tutte e due se vi va. A presto.